Buongiorno a tutti e benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono qui con la mia collega Mia. Mia, buongiorno, come stai oggi? Buongiorno Lucas. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sto benissimo, grazie. Sono molto contenta di essere qui con voi oggi. Lucas, ho sentito che oggi parliamo di un argomento molto speciale, vero? Esatto, Mia. Oggi parliamo di qualcosa che molte persone mi chiedono spesso. Come si fa a imparare l'italiano quando si è sempre occupati? Questa è una domanda che sento ogni giorno. Oh sì! Anch'io ricevo questa domanda molto spesso. Le persone dicono: voglio imparare l'italiano, ma non ho tempo. Il lavoro, la famiglia, gli amici. La vita è sempre così piena di cose da fare. Esattamente! E tu, ascoltatore, forse ti senti così anche tu? Scrivi nei commenti se hai questo problema. Vogliamo sapere quanto tempo hai per studiare ogni giorno. Sì, scriveteci. Siamo curiosi. Lucas, allora, da dove cominciamo? Qual è il primo consiglio per le persone molto occupate? Il mio primo consiglio è questo: non aspettare il momento perfetto. Molte persone pensano, quando avrò più tempo, comincerò a studiare l'italiano, ma quel momento perfetto non arriva mai. Ah, questa è una cosa così vera. Io stessa ho fatto questo errore. Aspettavo sempre il momento giusto e invece il tempo passava e io non imparavo niente. Esatto, allora la soluzione è semplice. Comincia adesso, anche con poco, anche 5 minuti al giorno sono meglio di niente. 5 minuti ogni giorno per un anno sono tante ore di italiano. 5 minuti? Questo sembra possibile per tutti, vero? Anche le persone più occupate del mondo hanno 5 minuti. Forse la mattina con il caffè o la sera prima di dormire. Perfetto, Mia. E questo ci porta al mio secondo consiglio. Usa i momenti piccoli della tua giornata. Questi momenti esistono per tutti, ma spesso non li vediamo. Quali momenti, per esempio? Puoi spiegare meglio per i nostri ascoltatori? Certo, pensa a quando prendi l'autobus o il treno per andare al lavoro. Quel tempo è perfetto per ascoltare italiano. Puoi ascoltare un podcast, come questo, oppure una canzone italiana. Oh, che buona idea! Anch'io faccio così. Quando cammino per strada o vado in palestra, ascolto sempre qualcosa in italiano. Non sembra neanche studiare, sembra solo vivere. Esattamente, e questo è il segreto. L'italiano non deve essere una cosa separata dalla tua vita, deve diventare parte della tua vita normale. Ascoltatori, voi cosa fate mentre ascoltate questo podcast adesso? Bella domanda! Forse state guidando o state facendo colazione o state facendo sport. Scriveteci nei commenti, siamo curiosi di sapere dove ci ascoltate di solito. Sì, vogliamo sapere. E ora parliamo del terzo consiglio. Scegli cose che ti piacciono davvero. Questo è fondamentale quando non hai molto tempo. Cosa vuoi dire esattamente, Lucas? Se hai solo 30 minuti alla settimana per studiare l'italiano, non sprecarli su cose che non ti piacciono. Se ami la cucina, guarda video di cucina italiana. Se ami il calcio, leggi notizie di calcio in italiano. Ah, capisco. Perché se una cosa ti piace, la fai volentieri. E quando la fai volentieri, impari meglio. È una cosa naturale, come quando eri bambino e imparavi giocando. Esatto, Mia! I bambini imparano le lingue perché le vivono, non perché studiano la grammatica. Noi possiamo fare la stessa cosa. Viviamo l'italiano attraverso le cose che amiamo. Questo mi piace molto. Io per esempio adoro i film italiani. E guardare un film in italiano non sembra studiare per niente. È solo piacere puro. I film sono fantastici e per le persone molto occupate c'è anche un trucco speciale con i film e le serie televisive. Vuoi sapere qual è, Mia? Certo, sono curiosissima e sono sicura che anche gli ascoltatori vogliono sapere. Il trucco è questo. Guarda con i sottotitoli in italiano, non nella tua lingua. All'inizio sembra difficile, ma dopo un po' il tuo cervello comincia a collegare le parole con il suono. Oh, io non ci avevo pensato così. Quindi stai dicendo che non dobbiamo capire tutto subito? Possiamo imparare poco a poco, in modo naturale. Esattamente, non serve capire ogni parola. Se capisci il 60% va benissimo. Il resto lo impari con il tempo e con la pratica. Non essere duro con te stesso. Questo è un consiglio molto importante per i nostri ascoltatori. Molte persone smettono di studiare perché pensano di non essere bravi abbastanza. Ma imparare una lingua richiede tempo e pazienza. Vero? E questo ci porta al quarto consiglio. Sii gentile con te stesso.
Non confrontarti con gli altri. Ogni persona impara in modo diverso e a velocità diverse. Assolutamente. Io stessa imparo le lingue più lentamente di alcune mie amiche. Ma va bene. L'importante è non smettere. Continuare, anche lentamente, è meglio che fermarsi. Benissimo detto, Mia. E parlando di continuare, il quinto consiglio è: crea una piccola abitudine italiana. Una cosa sola, piccola, che fai ogni giorno. Una abitudine. Puoi fare un esempio pratico per i nostri ascoltatori? Certo, per esempio, ogni mattina mentre bevi il caffè, ascolta una canzone italiana, solo una canzone, 3 minuti. Oppure, ogni sera prima di dormire, leggi 5 parole nuove in italiano. Oh, mi piace! Una sola cosa, ma ogni giorno. Così dopo un mese hai tante piccole cose che si sommano. E dopo un anno sono tantissime. Esatto, le piccole abitudini sono potentissime. Non serve fare tanto, serve fare poco ma con costanza. La costanza è la parola magica per imparare l'italiano quando sei occupato. Costanza. Scrivetevi questa parola, ascoltatori. Costanza significa continuare anche quando non hai voglia, anche quando sei stanco, anche quando hai poco tempo. Brava, Mia! E ora parliamo di qualcosa di molto pratico, le app per imparare l'italiano, perché lo smartphone che abbiamo in tasca è uno strumento potentissimo. Sì, tutti abbiamo lo smartphone e lo usiamo già tantissimo ogni giorno. Perché non usarlo anche per imparare l'italiano? Precisamente, ci sono app fantastiche che puoi usare anche solo per 10 minuti al giorno e 10 minuti al giorno tutti i giorni fanno una differenza enorme nel tempo. Lucas, ma per le persone che sono davvero, davvero occupate, quelle che lavorano 12 ore al giorno e hanno anche i bambini a casa, cosa consigli? Ottima domanda. Per queste persone dico, coinvolgi la tua famiglia. Se hai bambini, impara l'italiano insieme a loro. I bambini amano imparare cose nuove e questo diventa un gioco per tutta la famiglia. Oh, che idea meravigliosa! Imparare insieme. Così non è solo studio, è un momento speciale con la famiglia. E i bambini probabilmente impareranno più velocemente degli adulti. Sicuramente, i bambini sono come spugne, assorbono tutto facilmente e anche per gli adulti va bene. L'importante è divertirsi e non prendere tutto troppo sul serio. Parlando di divertirsi, Lucas, tu come hai imparato le lingue? Hai usato questi metodi che stai descrivendo? Sì, io ho imparato principalmente ascoltando musica e guardando film. Non ho studiato molto con i libri tradizionali, ho imparato vivendo la lingua come dicevamo prima. E quanto tempo ci hai messo? Così gli ascoltatori hanno un'idea realistica. Onestamente, dipende molto dalla persona e dalla lingua, ma con questi metodi, dopo 6 mesi di pratica costante, puoi già avere conversazioni semplici in italiano. Dopo un anno, puoi parlare abbastanza bene. 6 mesi, questo è fantastico! E non serve studiare ore e ore ogni giorno. Solo un po' ogni giorno, con costanza. Esatto. E ora voglio parlare di qualcosa di importante. La paura di sbagliare. Molte persone non parlano italiano perché hanno paura di fare errori. Oh sì! Questo è un problema enorme. Io stessa avevo questa paura quando ho cominciato. Pensavo, e se dico una cosa sbagliata? E se le persone ridono di me? Capisco benissimo quella sensazione, ma sai cosa? Gli italiani sono persone molto calorose e accoglienti. Quando uno straniero prova a parlare italiano, loro sono felicissimi, non ridono, anzi ti aiutano. Questo è vero. Ho avuto questa esperienza anch'io. Quando ho provato a parlare italiano in Italia, le persone erano così gentili e pazienti. Mi correggevano in modo dolce. Quindi il consiglio è: non aver paura di sbagliare. Gli errori fanno parte del processo. Ogni errore è un momento di apprendimento. Anzi, le persone che sbagliano di più imparano più velocemente. Perché quando sbagli e poi impari la forma giusta, la ricordi molto meglio. Il cervello funziona così. L'errore è un insegnante potente. Perfetto. E ora, Mia, parliamo di un metodo che adoro, la lingua italiana nella vita quotidiana. Con piacere. L'idea è semplice. Ogni giorno, durante le attività normali, pensi in italiano. Per esempio, quando fai la spesa, pensi i nomi degli alimenti in italiano: mela, pane, acqua, formaggio. E quando guardi fuori dalla finestra, descrivi quello che vedi in italiano, anche solo mentalmente. Il cielo è azzurro, gli alberi sono verdi, la strada è tranquilla. Esatto!
Questo si chiama pensare nella lingua ed è uno degli esercizi più potenti che esistono. Non richiede libri, non richiede internet, non richiede tempo extra. Lo puoi fare sempre e ovunque. Meraviglioso. E la cosa bella è che questo esercizio migliora la tua abilità di parlare spontaneamente, perché quando pensi in italiano, poi parlare in italiano diventa naturale. Lucas, abbiamo parlato di tanti metodi. Possiamo fare un piccolo riassunto per i nostri ascoltatori? Ottima idea, Mia. Allora, abbiamo detto: primo, non aspettare il momento perfetto, comincia adesso. Secondo, usa i piccoli momenti della tua giornata. Terzo, scegli cose che ti piacciono. Quarto, sii gentile con te stesso. Quinto, crea una piccola abitudine italiana ogni giorno. Sesto, usa lo smartphone e le app. Settimo, coinvolgi la tua famiglia. Ottavo, non aver paura di sbagliare. Nono, pensa in italiano durante le attività quotidiane. E il 10° consiglio? Vuoi indovinare qual è, Mia? Il 10° consiglio è ascoltare Wow Podcast Italian ogni settimana? Esatto, perché ascoltare conversazioni naturali in italiano è uno dei modi migliori per migliorare e noi siamo qui ogni settimana per voi, cari ascoltatori. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Così non perdete nessun episodio. Ogni settimana parliamo di argomenti diversi e interessanti. Esattamente. E voglio chiedere a voi, ascoltatori, quale di questi consigli userete per primo? Scriveteci nei commenti. Vogliamo sapere quale vi sembra più adatto alla vostra situazione. Sì, scriveteci. Ci piace molto leggere i vostri commenti. E se avete domande o suggerimenti per i prossimi episodi, scriveteci anche quello. Mia, prima di salutare, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Un consiglio finale per i nostri ascoltatori? Sì, voglio dire una cosa importante. Imparare l'italiano è un viaggio bellissimo. L'italiano è una lingua meravigliosa, ricca di storia, di cultura, di arte, di musica, di cibo. Ogni parola nuova che impari ti avvicina a tutto questo. Che bello modo di vederlo, Mia. L'italiano non è solo una lingua, è un mondo intero da scoprire. E voi, ascoltatori, siete già in questo viaggio. Siete già qui, state già ascoltando italiano adesso. Questo è fantastico. Dovreste essere orgogliosi di voi stessi. Imparare una lingua nuova non è facile, ma è possibile. Con un po' di costanza e con la gioia nel cuore, ce la farete sicuramente. Bellissimo! Allora, cari ascoltatori, ricordate, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e condividete questo episodio con qualcuno che vuole imparare l'italiano ma pensa di non avere tempo. Sì, condividete questo episodio. Forse c'è un amico o un collega che vuole imparare l'italiano. Mandategli questo episodio come regalo. Un bel regalo, vero? Un regalo perfetto. Bene, Mia, vuoi salutare tu gli ascoltatori oggi? Con tutto il cuore. Cari ascoltatori, grazie infinite per essere stati qui con noi oggi. Spero che i consigli di oggi vi siano stati utili. Ricordate, anche 5 minuti al giorno possono cambiare la vostra vita. Benissimo detto, io sono Lucas, lei è Mia e questo è Wow Podcast Italian. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio emozionante. Fino ad allora continuate a praticare il vostro italiano. Arrivederci a tutti e buono studio a tutti voi, amici ascoltatori. A presto su Wow Podcast Italian. Ciao ciao, a presto!